Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Questa che stai per ascoltare è la puntata numero 173 ed è la quarta ed ultima puntata speciale, una specie di strenna natalizia, si potrebbe dire. Terminiamo oggi la nostra carrellata di estratti dalle puntate del nostro lungo percorso. Durante quest'anno e mezzo sono stati pubblicati molti episodi e in alcuni di essi ci sono dei passaggi che mi hanno emozionato, esaltato, commosso. So per certo che anche tu, ogni tanto, come capita a me, corri a riascoltare quel tale episodio o quel particolare passaggio che ti ha toccato l'anima. Ognuno di noi ha una playlist segreta, non sei d'accordo? Ecco dunque i miei momenti preferiti dalla guerra di Troia. Buon ascolto! Agamennone si rende conto che sta perdendo questa guerra e decide di mandare una ambasciata ad Achille per vedere se è possibile ricostruire un rapporto di fiducia con l'eroe. Come ricorderai, Agamennone ha portato via ad Achille l'amata Briseide, scatenando l'ira funesta del giovane che ha deposto le armi contro Troia e che perciò non combatte più per le forze achee. Achille rimane sulle sue navi a guardare annoiato le sorti della battaglia che stanno volgendo in favore di Priamo. Nell'episodio L'ambasciata ad Achille, Aiace, Odisseo e Fenice vanno a portare le parole di pace di Agamennone, promettendo doni e ricchezze all'eroe se egli tornerà a sottomettersi al volere del re di Micene. Come reagirà Achille a questa proposta? Odisseo, ti dirò chiaro ciò che ho in mente. Non voglio continuare a sentire lunghe discussioni su questo argomento. Come odio le porte dell'Ade, così altrettanto odio Agamennone, poiché parla di consiglio, mentre nasconde nel profondo del cuore le sue reali intenzioni. Io ti dirò, invece, apertamente quello che provo. Non credo che il figlio di Atreo o altri greci possano mai convincermi. Non ha senso continuare a combattere il nemico. Il bottino di guerra viene diviso equamente tra i pavidi e i coraggiosi. I pigri e i coraggiosi ricevono uguale stima. Chi non fa nulla muore, ma anche chi si impegna muore. Ho trascorso la mia vita in battaglie senza fine e in sofferenze tremende. E cosa ho ottenuto? Niente. Ho trascorso troppe notti senza dormire, passato troppe giornate in mezzo al sangue, combattendo contro condottieri potenti per portar via le loro donne. Con le mie navi ho distrutto 12 fortezze e ho preso 11 città nei dintorni di Troia. Le imprese hanno portato tesori splendidi che sono sempre stati consegnati ad Agamennone, anche se lui è rimasto ben lontano dalla lotta, dimostrandosi avaro nel ridistribuire. Infine, ha fatto doni onorari ai capi e ai comandanti dell'esercito. E a me? Solo a me ha strappato la donna che avevo scelto. Che se la goda nel suo letto, allora. Rispondi, accorto Odisseo. Perché i troiani combattono contro i greci? Perché Agamennone ha radunato un esercito e lo ha portato qui? Non lo ha forse fatto per Elena? Agamennone e Menelao sono gli unici umani che amano le mogli? Ma certo che no. Ogni uomo di animo nobile ama e protegge la sua, proprio come amavo Briseide, anche se l'avevo ottenuta con la forza della mia lancia. Mi è stato strappato dal tuo re ciò che avevo di più prezioso. Ormai lo conosco bene, non riuscirà ad ingannarmi di nuovo. Che lui si occupi di salvare le navi dal fuoco insieme a te, Odisseo, e agli altri comandanti. Molte opere sono state in ogni caso compiute,
anche senza di me, un largo muro, un vasto fossato circondato da pali. Dubito che riuscirete a fermare l'ira di Ettore. Quando combattevo insieme con voi, il figlio di Priamo evitava di spingere i suoi uomini fuori dalle mura, non si azzardava a superare le porte scee vicino alla quercia, dove una volta mi ha affrontato ed è sfuggito a malapena alla morte. Ma non ho intenzione ora di ingaggiare battaglia contro di lui. Domani all'alba metterò le navi in acqua e mi vedrete navigare sul mare. I miei uomini sono pronti e se Poseidone ci sarà favorevole, in 3 giorni saremo a Ftia. Lì ci sono molte ricchezze che ho lasciato controvoglia alla partenza. Le unirò a quelle che porto da Troia: oro, bronzo, ferro, donne. Ma il premio che tenevo più caro me lo ha tolto con la forza Agamennone. Riferisci dunque al re le mie parole, affinché tutti i greci disprezzino l'ardire di chi non prova vergogna nel tradire i propri compagni. Per quanto mi riguarda, sono sicuro che per quanto possa essere audace, non avrà più il coraggio di guardarmi in volto. Non avrà più il mio aiuto, né in battaglia né altrove. Mi ha ingannato, non potrà più fare con me i suoi giochetti. Disprezzo i suoi doni. Il rispetto che ho per lui è pari a quello per un capello. Non cambierò idea neanche se mi desse 10 o 20 volte l'ammontare delle ricchezze che ora ha, o se ne guadagnasse altre attraverso i beni che ogni giorno affluiscono dai suoi possedimenti. Nemmeno se mi offrisse l'equivalente di tutta la sabbia della terra in oro, nemmeno allora riuscirebbe a ripagare l'affronto con cui ha spezzato il mio cuore. Non sposerò una delle sue figlie, neanche se fosse più bella di Afrodite o più astuta di Atena. Scelga pure un altro tra i greci, uno che sia all'altezza di lui e più degno di me. Se gli dèi mi concederanno di tornare a casa, sarà Peleo a scegliere la mia sposa. Nell'Ellade, a Ftia, ci sono molte ragazze nobili. Una di loro sarà mia moglie. Quando avrò una compagna all'altezza della mia fama, gusterò le ricchezze accumulate dal mio anziano padre. Odisseo, Aiace e caro Fenice, avete dunque udito dove mi conduce il cuore. Null'altro mi interessa, non certo Troia e i suoi tesori. Buoi e pecore possono essere rubati, vasi e cavalli possono essere acquistati, ma la vita di un uomo no. No, non può essere rubata né comprata, una volta che l'anima, uscendo, ha oltrepassato la soglia dei denti. Su di me, mi disse Teti, mia madre, si agita un doppio destino. Otterrò gloria eterna se resterò a combattere, ma non rivedrò la mia patria. Se invece a casa farò ritorno, vivrò a lungo di una calma vita. Greci, tornate da dove siete venuti. Non si vedrà mai Troia cadere. Zeus oggi ha steso la sua mano su di essa e i troiani ne traggono forza. Tornate quindi dai vostri capi e studiate un nuovo piano per salvare le navi e il campo. Il caro Fenice resterà a dormire con noi. Se lo vorrà, domani mi seguirà in patria, ma non intendo costringerlo. La morte di Patroclo, preannunciata in diversi episodi e si può dire attesa da tutti noi come punto di svolta della guerra delle guerre, viene raccontata nell'episodio Patroclo va a morire. Noi sappiamo che le raccomandazioni di Achille all'amato compagno rimarranno inascoltate. Sappiamo che il furore ispirato dagli dei trascinerà Patroclo al suo appuntamento con la morte. Sappiamo che il suo destino è segnato, eppure Omero ce lo dipinge come imbattibile, vestito come è con le armi di Achille. Solo un dio lo può disarmare. Gli scontri continuano fino al tramonto.
Patroclo assale ancora per 3 volte la città di Priamo, uccidendo per 3 volte coraggiosi eroi. Poi Apollo, adirato per questa sua carneficina, gli tocca la schiena. Patroclo, distinto, alza la testa e la volge all'indietro per capire cosa stia succedendo. Per volontà del Dio, le stringhe di cuoio si allentano e l'elmo piumato d'Achille, che gli protegge la testa, vola a terra. Anche qui lo stupore coglie entrambe le forze in campo. Mai l'elmo di Achille aveva subito l'onta di cadere e di sporcarsi nella polvere. Poi, come in un sogno d'orrore, prende il via una sequenza che fa tremare i polsi a chi ascolta questa storia. L'asta di Patroclo, dono di Menezio suo padre, si spezza vicino alla punta. Lo scudo gli scivola giù dalle spalle e la corazza gli viene slacciata da Apollo, lasciandolo a schiena e petto scoperti. Patroclo, perse in modo così incredibile ogni arma, diviene come incapace di ragionare e rimane lì, fermo, immobile, inerme. E così lo trafigge alle spalle Euforbo, un guerriero delle forze dei Dardani, abile nel maneggiare l'asta e nella corsa, terribile uccisore in battaglia. Euforbo estrae la lancia dal costato di Patroclo, ma non si fida a colpirlo nuovamente. L'eroe acheo incute timore anche se ferito. Patroclo, indebolito dal tocco di Apollo e dalla lancia crudele, cerca riparo verso le proprie fila. Ettore, che ha assistito alla scena, incurante dei nemici, si getta in mezzo a loro e con quanta forza può trapassa con il suo bronzo lucente il petto di Patroclo, che cade a terra con un suono di tuono. Ettore, che ora ha riconosciuto Patroclo, apostrofa il nemico morente. Stolto, davvero pensavi di conquistare la nostra città, di portare nelle tue terre le nostre donne come schiave, Patroclo? Per Troia e per le nostre donne, Ettore implacabile si getta nella pugna. Io continuerò a combattere e tu presto sarai cibo per avvoltoi. Mal hai fatto a seguire l'ordine che sicuramente ti ha impartito Achille, di non tornare da lui se non con la mia veste insanguinata. Ingenuo, ti sei lasciato persuadere di riuscire ad uccidermi e ora tu sei giunto a morte. E Patroclo: puoi certo vantarti, Ettore, ma per cosa? Hai ottenuto una facile vittoria da Zeus e da Apollo. Gli dei mi hanno sconfitto senza difficoltà, slacciandomi la corazza e togliendomi lo scudo. Disarmato da Apollo, sono stato trafitto dalla lancia di Euforbo. Tu sei solo il terzo che mi uccide. Di che ti vuoi vantare? Non dimenticare ora quel che ti dico. Corti saranno i tuoi passi, poiché già vedo il destino funesto che silenzioso si avvicina alle tue spalle. Il braccio fatale di Achille sarà causa della tua morte. Patroclo spira, mentre Ettore, ancora pervaso dalla furia, gli urla addosso di non temere Achille e che in uno scontro forse proprio il figlio di Teti perderà la vita. L'eroe troiano estrae la lancia dal corpo ormai muto del guerriero acheo e con un calcio lo rovescia nella polvere. Dopo una serrata battaglia per impossessarsi, oltre che delle armi di Patroclo, anche del suo corpo, il cadavere del giovane eroe finalmente giunge nella tenda di Achille. Il campione, figlio di Peleo, si strugge in disperazione e pianto. Vuole morire egli stesso in quel momento per dare fine a questo strazio. Poi, ben sapendo che la morte lo coglierà presto in battaglia,
Achille comincia a bramare lo scontro con Ettore, uccisore del suo amato compagno. Achille sa che a breve tempo dalla morte di Ettore verrà anche la sua ora fatale. Questa consapevolezza è ben chiara nella sua mente, ma non rallenta decisione o determinazione nel suo animo. A leggere bene il suo destino si potrebbe pensare che se egli risparmiasse la vita ad Ettore, la sua esistenza in questo mondo potrebbe continuare. Ma Achille esige, vuole incontrare il proprio destino. Pare desiderare la morte di Ettore quasi quanto la propria. In mezzo al banchetto imbandito prima della battaglia, Achille non assume cibo e si ritira in disparte, pensierosa. Nel suo cuore parla con Patroclo. Amico fidato, un tempo mi preparavi la cena per nutrirmi prima di scendere in battaglia, ma ora che giaci defunto, il mio corpo non vuole assumere alcunché, nonostante ci siano cibo e vino a volontà. Amico mio, quale strazio mi reca la tua morte? Non soffrirò mai una sventura più dolorosa, nemmeno se venissi a sapere che mio padre è morto, o che morto sia il mio stesso figlio Neottolemo. So che presto lascerò questa vita. Mi consolava il fatto che tu ti saresti preso cura di mio figlio e avresti aiutato mio padre Peleo a camminare nella sua vecchiaia. E invece mio padre, se ancora vive, ora giace inzuppato nella vecchiezza, nella sola triste attesa della notizia della mia scomparsa. Atena, inviata da un impietosito Zeus, infonde nel corpo di Achille nettare e ambrosia, in modo che il giovane guerriero riesca a sopportare una giornata di combattimento. Mentre le armi vengono scaricate dalle navi e passate di mano in mano per essere distribuite ai soldati, Achille indossa la sua nuova corazza forgiata per lui da Efesto. Stride i denti Achille e i suoi occhi si accendono di fuoco mentre assicura i copricaviglie d'argento. Fissa poi le cinture della corazza, carica sulla spalla la spada di bronzo chiodata in argento e infila il sinistro nelle imbracciature del suo meraviglioso scudo. Poi si gira e apre la custodia della sua lancia. Pesantissima ed estremamente bilanciata, è stata ricavata da un grande faggio, cresciuto sul monte Pelio. L'ha scolpita e tornita nel legno il più saggio tra i centauri, il magnifico Chirone, e lui stesso in persona l'ha donata a Peleo nel giorno del suo matrimonio con Teti, la divinità delle acque. Solo Peleo e suo figlio Achille sono in grado di maneggiarla. Automedonte, il fidato auriga dell'eroe, lo attende sul cocchio, tirato dai divini cavalli Xanto e Balio, destrieri immortali, dalle lunghe chiome bianche. Achille incita i due cavalli. Gloriosi figli di Podarghe, abbiate cura di riportare qui il mio auriga. Non lasciatelo cadere in mano ai troiani come è successo con Patroclo. Era, dall'Olimpo, dona la parola a Xanto, che orgogliosamente ribatte all'eroe, vaticinando la sua morte. Quest'oggi, anche quest'oggi, ti porteremo in salvo, glorioso Achille, ma ricorda che sta giungendo per te il giorno fatale. Della morte di Patroclo non siamo noi responsabili, quanto invece un nume. Apollo ha atterrato il tuo amico e ha offerto la vittoria ad Ettore. Noi sappiamo correre al pari del vento dell'occaso, ma non riusciremo a portarti in salvo quando verrai colpito da un mortale e da un immortale. Il cavallo tace. Achille
scende dal cocchio, si avvicina al magnifico animale e gli mormora all'orecchio: Xanto, a quale scopo annunci la prossima mia morte? Credi che non sappia che non tornerò a casa, che questa terra maledetta mi sarà fatale? Morirò, certo, eppure non cederò al destino prima di aver portato disgrazie e pianto nelle fila troiane. L'eroe torna sul cocchio, gonfia il suo furente petto e grida veemente, lanciando i suoi cavalli alla battaglia. Abbiamo ascoltato insieme alcuni estratti dal nostro affresco sulla guerra di Troia e siamo arrivati proprio al punto in cui Achille sta sbaragliando le truppe troiane, dove ci siamo lasciati pochi giorni fa. È giunta l'ora per noi di tornare in battaglia. Spero che questa raccolta di momenti preferiti abbia incontrato il tuo gusto. Ti auguro un felice anno nuovo, costellato di eventi piacevoli e sereni. Fatti sentire, lascia un commento e metti un like se ti è piaciuto questo episodio. Condividi i tuoi episodi preferiti con i tuoi amici, è il gesto più sincero e gratificante per aiutarmi a far crescere questo canale. E se non lo hai già fatto, iscriviti subito. In questo modo non perderai mai un nuovo episodio. Se credi in questo progetto e vuoi offrire il tuo supporto, ti invito a fare clic sul link Tipeee nella descrizione. Scoprirai come puoi darmi una mano a migliorare costantemente il nostro canale. Inoltre, nel medesimo indirizzo, troverai notizie e aggiornamenti regolari. Nei post soddisfo le curiosità degli ascoltatori rispondendo alle domande inviate su varie piattaforme. È il luogo ideale per ottenere risposte dirette alle tue domande. In libreria trovi Eracle, la via dell'eroe, il nuovo libro nato da questo podcast. Nella descrizione di questo episodio trovi un link dal quale puoi scaricare un estratto gratuito del libro. E lo stesso puoi fare con il primo libro, Il Re degli Dei. Dai un'occhiata anche al primogenito. Ringrazio i mecenati che su Tipeee supportano questo podcast entrando anima e cuore nel progetto. Speranza, Giacomo e Vanessa. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.